Ciao ragazzi, Asher McLaren Artura Ultimate, versione USB. Avete presente quando vi capita quel weekend che andate a bordo pista e magari avete l'occasione di entrare dentro un'auto GT reale e rimanete stupiti della qualità con cui sono costruiti questi bolidi? Beh, questa è la sensazione che ho tutte le volte che ho la possibilità di provare e testare un volante Asher. Ma ragazzi, iniziamo con calma. Sigla! Ciao ragazzi, da pochissimo è uscita la nuova serie Asher Artura versione USB e oggi parliamo della versione Ultimate, quella con lo schermo. E subito vado a sottolineare il nuovo packaging con cui sono consegnati i nuovi prodotti della serie Artura. Questa volta Asher ha iniziato a curare anche la parte del packaging. Non sono un amante di questo genere di aspetti, ma naturalmente rende più bella l'esperienza dell'unboxing. Andiamo subito a vedere le fattezze della nuova serie. È un volante da 30 cm di diametro, fatto in collaborazione con McLaren e già vi anticipo che questa collaborazione va ben oltre poter mettere la serigrafia McLaren, ma c'è una versione che effettivamente viene utilizzata all'interno dell'Artura GT4 e in tutte le sue derivazioni nella line-up McLaren si mantengono le stesse finiture utilizzate anche nel reale. Iniziamo proprio a parlare della struttura, che è l'aspetto che mi stupisce tutte le volte che provo un prodotto Asher. Ragazzi, è di una solidità pazzesca. C'è una piastra frontale da 5 mm, delle piccole lavorazioni sulla parte degli angoli che vanno un pochino a smussare, a fare un bellissimo effetto anche visivo di quello che è il prodotto, sia nella parte frontale e più pronunciata nella parte dietro, vedete? Ma proprio il materiale con cui è costruito, totalmente in alluminio, dà una rigidità di questo prodotto, ragazzi, ai massimi livelli. Le impugnature sono sempre in gomma, è morbida, diciamo tra i 70 e gli 80 shore, cioè permette un piccolo livello di compressione e offre veramente un ottimo grip. Come anche il modello precedente, lascia un pochino di residui di polvere, in realtà molto meno rispetto al modello F64, ve lo faccio vedere anche vicino per far vedere anche le differenze di dimensioni. Naturalmente anche il disegno delle impugnature è totalmente ricreato per la struttura da 30 cm. Per quanto riguarda l'F64, in realtà lasciava un pochino più di residui di polvere rispetto a questo qui, ma il materiale è molto simile. Qui sembra un pochino più lucido rispetto a questo un pochino più opaco della nuova serie McLaren. Ma proprio l'ergonomia che hanno questo genere di volanti io l'ho trovata sempre ottima. Ultimamente sto sperimentando la posizione formula, non so se si vede il sedile che sto utilizzando in questi giorni, e devo dire che anche in quella posizione, che offre un'angolazione diversa sull'impugnatura, si è comportato benissimo, ragazzi. E l'aspetto dell'ergonomia, che secondo me è il più importante che deve esserci un volante, è sempre quello che ho apprezzato nelle serie Asher. Tutta la front cover, come vi ho detto, in alluminio, una piastra da 5 di spessore. È anodizzata nera con una finitura spazzolata, che offre davvero un bel effetto al tatto e alla visione, e incise nella parte frontale McLaren e il logo di Asher. In più molto belle anche intorno alla parte degli encoder, ci sono le serigrafie con le 12 posizioni. E adesso proprio della dotazione pulsanti andiamo a parlare, e in primis su tutti quelli che sono i pulsanti. Ragazzi, il feeling è rimasto molto simile a quello che era anche quello che avevo trovato nella serie F64, che già trovavo davvero ottimo. In questo caso sono totalmente di derivazione automobilistica, in questo caso sono costruiti con le specifiche per uso automobilistico, in realtà come ho detto verranno utilizzati anche nella Artura GT, e sono riusciti a riprodurre con un tasto, con una ingegnerizzazione totalmente diversa, un feeling davvero simile, che è pieno nella prima parte. Poi c'è sempre
il feedback tattile pieno, ragazzi, molto molto belli, danno sempre un ottimo senso di solidità. In più in questo caso rispetto al modello precedente hanno un diametro leggermente più grande. Oltre che in questo caso sono retroilluminati RGB. Potete sceglierne il colore e la cosa molto bella è il fatto che queste sono tutte cover cap intercambiabili. Asher ve ne fornirà altre di ricambio. In realtà per sostituirle dovrete togliere questa cover in plastica che va in realtà a proteggere la parte laterale dei tasti, offre anche questa bellissima linea al volante, va smontata togliendo queste piccole viti e andando a togliere prima la cover cap del Funky Switch. E poi con due strumentini che vi vengono forniti li andrete facilmente a togliere e a sostituire con quella che più preferite. Se ci fate caso, in realtà io ho lasciato quelli di base perché in realtà nel software c'è tutta una gestione della telemetria basata anche sulle figure che rappresentano e le funzioni che rappresentano questi pulsanti. Io ho preferito al momento lasciarli originali. In questo caso abbiamo quindi 14 pulsanti, 7 da un lato e 7 dall'altro. Nella parte centrale abbiamo poi i soliti Funky Switch, rotabili, direzionabili e premibili, e sempre con le cover cap in alluminio. Sono anodizzate blu, praticamente lo stesso disegno che trovavamo anche nella serie F. Nella parte centrale bassa abbiamo degli encoder rotativi. Li chiamo encoder rotativi perché in realtà la loro funzione può essere molteplice e verrà stabilita tramite il software, ma ve ne parlo più avanti. In questo caso sono rinnovate totalmente quelle che sono le cover del router, il disegno della cover, e hanno una forma davvero comoda per essere direzionati e spostati. Il feedback è molto deciso, hanno 12 posizioni come anche segnate nella parte serigrafata, vi faccio sentire il rumore. Anche qui naturalmente la prima cosa che noterete è l'estrema qualità di tutta la componentistica. A completare quelli che sono i componenti nella parte frontale abbiamo 4 rotary switch. In questo caso sono 2 da un lato e 2 dall'altro utilizzati con il pollice. Vi faccio vedere il feedback. Ragazzi, sono veramente abbastanza duri da premere e proprio la cosa che ho pensato, vista la loro precisione e durezza, proprio all'utilizzo magari in momenti concitati della guida, sicuramente non permetteranno di sbagliare nessun tipo di click. Sempre anche in questo caso le cover cap sono in alluminio. Per quanto riguarda quelli nella parte centrale del volante, blu e rosso, invece quelli nella parte alta sono neri. Naturalmente vi sarete accorti in questo caso che abbiamo un bello schermo da 4 pollici VOCOR. Per la prima volta Asher implementa uno schermo all'interno dei suoi volanti e ha scelto VOCOR per la massima implementazione con CMAB. Naturalmente potrete scegliere la dashboard che volete tramite CMAB, ma anche le scritte più piccole sono totalmente leggibili. Nella parte in alto abbiamo 15 LED per la parte dei girimotori e nella parte laterale altri 3 e 3 LED che magari potete utilizzare per le bandiere. Naturalmente ci sono già tutti i profili caricati all'interno di CMAB. L'aspetto che mi preme sottolineare è che, ragazzi, non c'è passaggio di luce tra una posizione e l'altra. La costruzione anche interna della parte dei LED è fatta veramente in modo perfetto, e anche la scelta da parte della cover trasparente nella parte frontale offre la possibilità anche alla massima illuminazione di avere una luce sì molto incisiva ma mai fastidiosa. Naturalmente lo schermo è touch, ma personalmente vi consiglio di regolarvi poi i tasti per scegliere le varie funzioni da abbinare allo schermo. Passerei adesso alla parte dietro. Sempre in alluminio, vi avevo fatto già vedere prima anche le rifiniture che ci sono nella parte dietro. Il volante con anche la parte della front plate risulta di uno spessore di 2,5 cm, quindi molto compatto anche nelle fattezze, e questo lo porta ad avere un peso di poco più di 1,5 kg senza quick release. Andiamo subito a vedere la parte dove si aggancia il quick release. Ha 6 fori dal diametro di 5 mm, 3 sono filettati e 3 non sono filettati. Questo perché dipenderà dal quick release che andrete a montare. Naturalmente, se vorrete montare un quick release Fanatec, per esempio, sarete costretti a smontare la back cover, perché quel quick release si monterà dalla parte interna verso l'esterno. Per smontare il volante vi basterà togliere queste 4 vitri frontali, le viti dietro, e dovrete smontare anche questa piccola ghiera intorno al connettore. Questa fateci un pochino attenzione perché non è semplice in realtà andarla a svitare, ma con un po' di pazienza ci riuscirete.
Se invece volete montare un Quick Release SyncCube o un Quick Release Asetec, in realtà si farà dall'esterno verso l'interno e naturalmente in questo caso dovrete scegliere i fori già filettati. Non a caso vi faccio vedere anche il Quick Release personalizzato per Asher. Guardate qui all'interno, vedete? C'è un connettore USB Type-C e qualcuno di voi già avrà notato che c'è uno stesso connettore in questa parte qui. Verrà fornito all'interno un piccolo connettore Type-C che permetterà il collegamento interno del volante, facendolo diventare su basi Asetec praticamente wireless, perché sia la parte dati che la parte di alimentazione verrà fornita direttamente dalla base Asetec. Naturalmente, nel caso utilizzaste SyncCube o qualsiasi altra base, dovrete connetterla tramite il connettore 4 poli. Vi verrà fornito il cavo con il connettore, vi faccio vedere anche le fattezze e anche la qualità del cavo, sempre ad uso automobilistico. Io dico sempre, vi rendete conto anche da queste piccole cose della qualità totale di questo prodotto. Passerei adesso, ragazzi, alla vera novità. Ragazzi, il nuovo cambio Asher generazione 6. Naturalmente avevo già provato la versione solo cambio, in questo caso è montata la versione con la doppia paletta. Vi faccio subito notare la lavorazione che ci sono proprio sui paddle, sono in alluminio, sempre con la parte esterna smussata per accompagnare le dita quando le appoggiate per cambiare. Naturalmente l'ergonomia sempre ottima, anche se in questo caso, come sempre, Asher non offre la possibilità di spostarle più all'interno o più all'esterno, anche se vi dico che quando sono andata a smontare il volante ho visto che ci sono due posizioni in cui potrete montare le palette. Di base sono nella posizione più esterna, in realtà volendo dall'interno potrete smontarlo e spostarlo un pochino più verso l'interno, ma personalmente trovo ottima già la posizione che hanno. Per quanto riguarda il feeling, ragazzi, sempre il top. Naturalmente Asher è conosciuto da sempre proprio per i sistemi di cambio e non a caso siamo arrivati alla generazione 6 dello sviluppo. Questo perché molti magari sottovalutano l'aspetto dei paddle, ma in realtà c'è un continuo sviluppo da parte di determinate aziende per andare a migliorare sempre l'esperienza. E anche in questo caso, nella generazione 6, versione doppio cambio, ritrovo sempre la tecnologia che avevo trovato nella versione con singolo cambio. Vi faccio vedere, vedete questa parte qui dove passa poi il perno è aperta e ci sono dei piccoli inserti a brugola che vanno a stringere la parte dove gira il perno, dove ruota proprio il movimento del cambio. Con questo sistema si andrà ad accoppiare in maniera perfetta oggi e per sempre quello che è il foro di alloggiamento rispetto al perno. Perché in realtà anche ferro-ferro o ferro-teflon può capitare che si vada a usurare nel tempo, in realtà in questo caso basterà sempre andare a stringere di pochissimo, a serrare la parte dietro e avrete sempre un cambio perfettamente allineato e esente totalmente da gioco. Vi faccio vedere anche la corsa che hanno i paddle. In questo caso, come sentite, sono insonorizzati nella parte interna, ci sono dei gommini che ne vanno a attutire un pochino il rumore. Vi faccio sentire quelli che erano i paddle shifter dell'F64. Il feeling è davvero molto simile, seppur un pochino più rumorosi, molto meno rumorosi. Mi preme poi in questo caso ancora di più sottolineare che questo sistema cambio sarà lo stesso utilizzato anche dall'Artura GT4 e quindi per la prima volta si abbandona il micro switch anche nel mondo reale a favore del sensore di Hall, e il fatto che venga utilizzato anche nell'auto reale mi fa capire che tipo di affidabilità questo genere di prodotti e la qualità della componentistica utilizzata di alto livello. Arriviamo adesso alle frizioni. In realtà il modello è lo stesso identico che avevo anche sul F64. In realtà anche quello riprendeva quello che erano le linee, le geometrie di un'auto reale. Infatti in realtà una filosofia di Asher è pochi fronzoli. Anche in questo caso potrete spostare la paletta un pochino più dentro, ci sono due fori e quindi potete spostarla o così che è nella posizione originale oppure una posizione un pochino più arretrata. Ma come dico sempre, io tendo molto spesso a utilizzare questo genere di volanti così come me li mandano, anche per capire l'esperienza che loro vogliono dare. Faccio poi notare le lavorazioni che ci sono proprio sul paddle. In questo caso c'è una sabbiatura proprio della paletta che offre al tatto proprio una sensazione diversa rispetto magari alla parte frontale o alla parte dietro del volante. Ma penso sia arrivato il momento di parlare di uno degli aspetti molto importanti di questa nuova serie, ed è l'implementazione di SIMAB e del loro software, e ho fatto un video per voi.
Arriviamo adesso alla configurazione con CMAB. Andiamo subito su Add New Device, andremo a scegliere Asher Racing e selezionare Artura Ultimate. Il volante verrà già rilevato. Volendo potremo farlo connettere direttamente allo schermo e scegliere innanzitutto la nostra dashboard. In questo caso seleziono quella fornita da Asher e poi naturalmente tutte le funzionalità che CMAB offre. In più potremo decidere l'intensità di illuminazione. Naturalmente lo schermo è touch, andiamo nella schermata della dashboard, vi faccio vedere e come potete cambiare la luminosità. Nella seconda schermata invece andremo a decidere la configurazione dei LED. Innanzitutto ci sono già dei profili che creano questi giochi di illuminazione, in più all'interno dei giochi verranno attivate a secondo del pulsante anche tutte le feature che ci sono nell'auto. Per esempio, su assetto corsa competizione, quando siete in partenza e dovete accendere l'auto, inizierà a lampeggiare di rosso il pulsante specifico, oppure quando siete in box con il pulsante del limitatore. In più tutte quante l'attivazione della telemetria che potrete cambiare ed attivare tramite profili. Nel caso invece decideste di utilizzare un profilo statico, dovrete fare New Profile, ok, lo caricate e a questo punto andrete a scegliere il profilo che più vorrete, oppure andare anche a modificare il profilo con i colori che desiderate. E create la mappatura come meglio preferite. In questa schermata potrete dal volume generale scegliere l'intensità di illuminazione di pulsanti e LED del cambio, oppure nella parte sotto andare nello specifico con i LED del cambio o anche quelli dei pulsanti. Nell'ultima schermata abbiamo sempre la possibilità di assegnare a determinati pulsanti alcune funzionalità, per esempio quella della ciclazione delle dashboard oppure la funzione che più preferite. Andiamo adesso ad analizzare l'Asher Racing Control. Naturalmente viene già rilevato il volante, entriamo dentro. Nella prima schermata potremo già decidere come far funzionare le leve della frizione, se come gas e brake, quindi indipendenti, oppure in dual clutch, cioè la funzione che di solito viene utilizzata con le doppie frizioni, in cui andremo a scegliere un master a cui daremo un determinato valore e l'altra che premerà al 100%. Naturalmente potrete scegliere il bite point, ma come vi ho detto si fa anche tramite una combinazione di tasti. Potremo scegliere la curva di segnale se totalmente lineare, o scegliete voi la curva che più preferite, sia alla leva di sinistra sia alla leva di destra. Ci sono anche già dei profili di curva diversi. Molto interessante invece nella parte sotto andremo a decidere come funzioneranno gli encoder qui sotto, sia di quello di sinistra sia di quello di destra. La funzione permanent significa che ogni volta che noi andremo a selezionare un valore, questo farà risultare un pulsante premuto in continuo. Con la funzione pulsed, ogni volta che cambieremo arriverà un impulso e poi si toglierà del pulsante e qui sotto andremo a decidere quanto dovrà durare quell'impulso. Con la funzione encoder andremo a dire pulsante A e pulsante B. E poi arriviamo a una delle funzioni più interessanti. Con questo genere di funzionalità andremo a aumentare il numero di funzioni che possiamo assegnare a questo volante. In questo caso, con i pulsanti 3 e 9, che sarebbero questo e questo, naturalmente li potete andare a controllare in questa schermata, vedete il 3 e il 9 sono questi. Posizionandoci qui, ad ogni clic dell'encoder andranno a modificare il valore di questi due pulsanti. Per esempio nella posizione 1 potremo decidere di utilizzare il traction control più e meno, posizione 2 ABS più e meno, posizione 3 la mappa più e meno, e stessa cosa si può fare con i pulsanti 4 e 10. Molto interessante quest'altra sezione perché
andrà a combinare questi due encoder. In questo caso impostiamo l'encoder di destra su pulsante 1 e pulsante 2 e sempre come prima, per esempio nella posizione 1 impostiamo l'ABS, aumento ABS, diminuisco l'ABS. Posizione 2, aumento il traction control, diminuisco il traction control. Ragazzi, a questo punto le funzioni diventano praticamente infinite. Andiamo poi nella seconda scheda, andremo a vedere la mappatura dei pulsanti e in questo caso potremo anche andare a cambiare l'assegnazione, sempre per il discorso che vi dicevo delle funzioni, perché adesso in CMAB è impostato che il pulsante 7 è il pulsante di accensione. Nel caso decidiate di cambiare la cover e magari posizionarla in un altro punto, ricordatevi di assegnare a quel valore, se volete che vi si illumini quando per esempio dovete accendere la macchina, il pulsante corretto, andate ad assegnare a questo pulsante per esempio il valore 9. Arriviamo all'ultima schermata dove abbiamo tutte le informazioni riguardanti il volante. Nella prima parte abbiamo la possibilità di vedere il seriale del volante e la revisione dell'hardware. Molto interessante invece nella seconda scheda vi andrà a spiegare cosa potete fare direttamente dal volante senza utilizzare nessun software aggiuntivo. E proprio nella parte sotto vi spiegherà come fare la calibrazione delle frizioni, l'utilizzo degli assi analogici, come impostare il byte point, vi dicevo premendo questo pulsante e poi andando a muovere questi due joystick, come fare il reset di fabbrica e come fare l'upgrade del firmware. Ma ragazzi, penso di avervi detto tutto. Arriviamo alle conclusioni finali. Io naturalmente avevo già avuto l'occasione di provare il volante durante le fiere, ma naturalmente averlo avuto a casa per oltre un mese, poterlo provare con mano e in realtà metterlo un pochino alla prova, perché poi determinate cose si possono capire soltanto dopo un utilizzo un pochino più intensivo rispetto magari a una breve prova che uno può fare in fiera, e devo dire che tutte le mie aspettative sono state ripagate da un'esperienza di gioco, ragazzi, di altissimo livello. Come sempre, l'aspetto principale che io trovo in questi prodotti è l'estrema solidità. Per quanto quando li tirate fuori dalla scatola sembrano dei gioiellini, ma in realtà i prodotti Asher sembrano prodotti che potete tranquillamente lanciare e sicuramente non si scalfiranno mai, proprio per la robustezza sotto ogni punto di vista. Non vi danno quella sensazione che dovete maneggiarli con cura perché sennò come toccate qualcosa possa rovinarsi o rompersi, ed è uno degli aspetti che mi ha fatto sempre avere una grandissima considerazione dei suoi prodotti. In questo caso il sodalizio con McLaren mi fa ancora apprezzare di più quella che è la sua linea, che vi faccio notare non è totalmente stravolta anche rispetto alle linee precedenti, ma ha fatto dei piccoli ritocchi che ne hanno aumentato ancora di più quello che può essere l'appeal estetico. Dal mio punto di vista poi la dimensione da 30 è quella che ultimamente stavo utilizzando di più, guidando per la maggior parte auto GT. Però proprio come vi dicevo, in quest'ultimo periodo che sto sperimentando un po' la posizione formula e sto guidando di più auto formula, sapete che poi tra l'altro la Tatus è una delle mie auto preferite, in realtà ho trovato ottimo anche questo genere di dimensioni anche utilizzando quella categoria di auto lì. E poi ragazzi, quando premete i pulsanti, quando girate i rotari, è difficile spiegarlo e farlo capire in un video. Io spero un pochino, con anche magari video più specifici, di essere riuscito a trasmettere quella che è il feedback, anche se poi bisogna toccarli con mano per capirli. Come sempre io metto al primo posto l'ergonomia e in questo caso devo dire che è ai massimi livelli, sia per quanto riguarda le impugnature ma anche per la parte del cambio. Risulta sempre, anche per come vi viene mandato, molto comodo. Il feedback che avete anche sulla cambiata, ragazzi, davvero davvero ottimo. Naturalmente io utilizzo spesso anche l'F64 e ritrovo la stessa piacevolezza, unita in questo caso a una migliore insonorizzazione, con tutta la felicità della mia compagna. L'utilizzo delle frizioni è praticamente identico a quello che era l'utilizzo anche dell'altro volante. In questo caso l'utilizzo del nuovo software che offre la possibilità anche di dare delle curvature a quello che è il segnale dei due paddle fa avanzare ancora di più la precisione che potete ottenere da questo genere di elettronica.
Poi naturalmente a livello visivo si presenta davvero molto bene. In più l'utilizzo anche del Quick Release Asedec, che me l'ha fatto sfruttare totalmente wireless nella mia esperienza, ha elevato ancora di più la piacevolezza di giocarci. In più, in realtà io non sono un grandissimo fan dei LED RGB. In questo caso, ve l'ho fatti già vedere, sono molto discreti. Io per il video li ho messi alla massima intensità, nell'utilizzo li utilizzo molto più bassi come luminosità, ma mi piace tantissimo il fatto che l'illuminazione esca da questa cover cap serigrafata. In più, l'aspetto che più mi è piaciuto, più che i giochi di luce che può dare, è l'implementazione con la telemetria. È molto bello con assetto corsa competizione, in cui magari dovrete accendere la macchina e vi inizia a lampeggiare il pulsante. Cioè, è una sorta di immersione ancora più forte su quella che è l'esperienza di guida. Naturalmente ringrazio come sempre Asher nel credere nel mio canale, nel propormi i suoi prodotti per potervene parlare durante le recensioni. Uscirà anche tra un po' la recensione del volante Artura Pro serie USB, ma al momento ragazzi gustatevi il suo volante Ultimate. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se già avete visto in qualche altro mio video il volante, lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. Naturalmente ragazzi, commentate e mettete like al video, è il miglior modo per supportare il mio canale e quindi avere la possibilità di raccontarvi tutti i prodotti che ci sono nel panorama sim racing. Ci vediamo alla prossima, ciao!